Già vi sento, già vi sento. Niente, no, niente, no, no, niente, tanto, tanto, davvero tanto male, signori miei. Che impatto. In 26 minuti praticamente aveva fatto due gol e una big chance. Poi uno è stato annullato, ma davvero, attenzione, no, due gol, una big chance e praticamente un pallone lavorato e messo lì e Dybala pure stava. Quindi scusatemi, due gol, due big chance, giusto per essere preciso. Veramente un impatto clamoroso. E quanto poi cambi anche il mood della Roma stessa, lo percepisci nel sorriso finale di Gasperini. Io non ho mai visto così contento. Oddio, no, ci sono state altre situazioni, per carità. È un allenatore che ha vinto la finale d'Europa League, quindi ha avuto tante soddisfazioni, tutto, ma davvero ad un certo punto era diventato un po' spigoloso. Con un giocatore del genere si rimescola nuovamente degli equilibri, perché una cosa la dico adesso e ne parliamo dopo. La Roma è già nettamente adesso la miglior difesa, con 12 reti subite, è proprio la migliore tra tutte. E se aggiungi valore di davanti e a quanto pare il valore raggiungi, occhio, perché ribadisco, si vanno a rimescolare alcuni equilibri. Ora ne parliamo, prima come al solito però facciamo innanzitutto un passo indietro perché voglio commentare anche la gara di oggi pomeriggio, l'ho vista, una gara carica di significato per la perdita del presidente commisso e ne voglio assolutamente dibattere insieme a voi. Prima, come al solito, invito a spolliciare se siete d'accordo con me. Non facciamo casino, nonnina cara, per favore, gentilmente, perché la porta magari in questo momento è chiusa, ma ce n'è una qui antistante e è un casino. Se volete, iscrivetevi al canale per seguire i prossimi di contenuti e abbiamo il Milan tra un po', per cui din don attivate la campanella e niente, in descrizione trovate tutti proprio tutti, lo sapete benissimo. Grazie signori miei, grazie. Parto con la gara di oggi pomeriggio, poi andiamo alla partita di stasera a Torino-Roma, quindi andiamo sempre in ordine cronologico, sì, seguiamo questo flu. E una cosa che voglio dire subito è, la butto lì e voglio sentire anche la vostra, magari sotto nei commenti. Eh, il minuto di silenzio, che è un qualcosa che io assolutamente rispetto e devo dire anche approvo. Ma se ogni volta, puntualmente, lo sentivo ieri nella gara di Cagliari-Juve, se non vado ieri sera, sì, davvero uno o due schiamazzi che non sto a ripetere quanto detto. E oggi invece a Bologna, onestamente, qualcosa di irrispettoso, giusto per essere galante, che poi è stato coperto dagli applausi. E quindi dico, io approvo minuto di silenzio, anzi, però se deve essere profanato così, a questo punto lasciamo stare, ragazzi. O lasciamo stare o che si... no? Perché che è sta roba? Che è sta roba? C'è un minuto di silenzio e c'è gente che fa delle robe, si sentono delle robe inudibili. Per cui, boh, così a me non garba, ecco. Ditemi un po' la vostra. Mi è piaciuto invece tantissimo il fatto che la famiglia, per volere dello stesso commisso, che avrebbe voluto... Perché alla fine uomini di calcio vogliono che si giochi a calcio, questa è la verità. E, è bello vedere appunto che la Fiorentina abbia giocato e lo abbia fatto assolutamente al meglio. Forse è stato anche uno stimolo ulteriore, non lo so, però ho visto una Fiorentina che per 80 minuti praticamente perfetta. Cioè per 80 minuti la Fiorentina perfetta. Secondo me la Fiorentina migliore del campionato perché è stata pungente, ha avuto occasioni, ha segnato, qualcuno gliel'hanno anche annullato, aggressiva, bella l'azione che no, non porta al gol, porta al tiro di Parisi, se non sbaglio, quando Mandragora nel primo tempo va a rubare quella palla e si arriva alla conclusione. Nel secondo tempo ancora 3 contro 2, Pongracic può fare addirittura il terzo, che forse avrebbe anche meritato, cioè è stata una Fiorentina clamorosa sotto l'aspetto anche tecnico. E poi ci sono gli ultimi 15 minuti, 10 più
non mi ricordo, 5 o 6 di recupero, l'ultimo quarto d'ora, no? Da quando c'è stata quell'occasione, se non sbaglio, di Fabian, poi il palo di Rowe, è come se lì, vedi, un po' subentra lo spavento e quanto la testa fa la differenza. La Fiorentina non è chiaramente una squadra che merita, almeno dal punto di vista tecnico, poi dal punto di vista dell'espressione calcistica, merita e come quella posizione, assolutamente, ma dal punto di vista tecnico sappiamo che può fare ben altro e lo stiamo vedendo, ma la testa ti blocca, cioè nella dimostrazione nell'ultimo quarto d'ora, una partita giocata perfettamente, un altro po' non la vinci. Un altro po', una partita senza discussione, un altro po' rischi di non vincere perché una volta che subisci il gol si insinuano la paura e niente, c'è anche l'occasione di Cambiaghi se non vado errato, però sarebbe stato un sacrilegio calcisticamente parlando, quindi giusto che sia così, è comunque una prestazione che al netto di tutto darà tanta forza, tanta spinta a questa Fiorentina che adesso si sta risollevando, adesso agli stessi punti del Lecce con una gara in più che è la quindi terzultima insieme al Lecce, e Lecce gioca stasera col Milan. Secondo me tra un paio di partite vedremo la Fiorentina secondo me in acque molto più serene, secondo me. Poi calma, non diamo giudizi affrettati. È una piccola chiosa anche sul Bologna che onestamente io avevo visto anche in ripresa, l'avevo detto, col Verona ma anche col Como stesso. Oggi invece di nuovo 3 passi indietro perché tu puoi perdere ed è vero che rassicurando un po' l'ultimo quarto d'ora, però per il resto male, ma proprio male, male, male. Dietro imbarazzante, ancora una volta subiscono una transizione paurosa con Dodò che parte da dietro, con 3 passaggi arrivano in porta e il gol di Piccoli. E capita sempre, ogni partita. Cioè c'è questo no, spingersi però senza criterio. Quindi mancano equilibri, sicuramente anche alcuni difensori che non sono all'altezza, quindi parliamo anche di singoli, però mi aspetto di più dalla Bologna, ecco, devo essere sincero. E adesso andiamo a Torino-Roma, signori miei. L'ho già sintetizzata nell'intro, diciamo così, con il protagonista principale della serata, Malen, che esordisce neanche, non lo so quanti allenamenti ha con la maglia giallorossa, subito dentro. E poi ti rendi conto quanto mancava un giocatore del genere alla Roma appunto quando te lo ritrovi in rosa, perché anche per come attacca la palla o per come dialoga con Dybala, cioè per me non è un caso che con l'ingresso di Malen abbiamo visto anche la miglior partita decisamente di Dybala, perché anche lui Dybala è un tema perché il Dybala che ho visto sino ad oggi e a me Dybala sapete che mi fa impazzire, e il Dybala che vedo stasera è il Dybala che conosco, cioè è il Dybala che non mi viene da dire che a 30 non è vecchio Dybala, cioè Dybala deve farle queste prestazioni, non dico che ne deve fare 30 su 40, ma almeno me ne aspetto 20 su 40, non possono bastare 5 su 40. Quindi bella la partita di entrambi, perché poi è quello che dicevo un po' prima, la Roma comunque parte da una solidità dietro importante. Sì, è vero, qualcosa al Torino, il tiro di Lazzaro se non sbaglio inizio ripresa, un paio di tiri, un paio di situazioni, però dietro la squadra regge, tiene, non è una squadra che si fa trovare impreparata, quindi c'ha questa base su cui costruire, su cui sta costruendo, continua a costruire. Mancava davvero uno lì davanti che potesse creare scompiglio, e Malen, l'abbiamo detto nel giorno dell'acquisto praticamente, è un attaccante diverso dagli altri, diverso. Poi quando ci saranno Ferguson e Dobbio, che magari avranno anche loro il loro spazio, anzi possono assolutamente anche giocare insieme, però Malen è diverso, non è l'attaccante no, grosso, questo si muove, questo ragazzi è cattivo, cioè il gol annullato è veramente bello, perché lui testa bassa, poi cattivo in scivolata. Mi piace davvero tanto, per quello che ci ha dimostrato anche nella ripresa. Non ha paura neanche di andare sul sinistro, tira via. Bene, veramente, veramente bene. E come ho detto prima, adesso io ultimamente con la crescita della Juventus e con questa Roma che faticava lì davanti, vedevo chiaramente una favorita, no? Che è la squadra bianconera.
oggi di nuovo, vediamo perché questa Roma, ripeto, oggi per esempio Solé l'hai potuto tenere anche in panchina e quindi avevi soluzioni. Vediamo, ragazzi miei, vediamo perché sì, ragazzi, quest'anno è veramente interessante, dalla corsa scudetto, che non voglio dire assolutamente che è delineata, anche perché c'è il Milan stasera e siamo tutti lì, ma soprattutto corsa Champions, dove tutto ancora veramente può succedere. Tutto molto bello. E dai, questo è il punto, signori miei. Su cos'altro vogliamo dire? Ripeto, mi è piaciuto, mi sono piaciuto entrambi, mi sono piaciuti Malen e Dybala. Mi sono piaciuto vedere quel dialogo, vedere il gol la palla che gli mette. Malen, quella capacità, no? Una palla neanche dosata giusta, perché se la calci con mollezza non gli arriva. Ma Malen è bravo a stopparla subito, a vedere come si trova, movimento da grande attaccante, gol. Veramente molto bene. Veramente molto bene. E ribadisco adesso, ma avevamo sentito anche le dichiarazioni di Gasperini, di quanto fosse contento per questo arrivo. Poi nel finale c'è stato spazio anche per Vas, che comunque anche lui può aggiungere qualcosa di diverso. Non mi sento di giudicarlo per quel poco che abbiamo visto, ma ha avuto anche lui una chance. Cioè, quando hai chance vuol dire che no, ti muovi, ci sei, puoi incidere. Ed è tutto molto interessante. Si delinea qualcosa di, non lo so, no, cioè, io mi aspettavo che uno come Malen arriva dalla Premier, può fare bene, ma che abbia subito un impatto del genere, onestamente no. Poi qualcuno lo sa già come funziona, ma contro la difesa del Torino è la prima, vediamo. Certo, è sempre un divenire, però l'impatto, ragazzi, cioè l'impatto è stato importante. Cioè, su questo non c'è discussione. Va bene, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate le carte, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Ischio.